Cari amici del Lupo della Steppa, benvenuti a questa nuova intervista, incontro, ancora una volta con una persona ordinariamente speciale. Siamo ancora a Kathmandu e oggi siamo in compagnia di Birbal Rai, che è un mio vecchio amico. Anche qui abbiamo oggi una bella storia da raccontare. Birbal e Martino si conoscono più o meno da 30 anni quasi. Dovete sapere che Birbal è il nipote di un vecchio sciamano di un villaggio dell'est del Nepal, con cui ho avuto la fortuna di poter lavorare come antropologo per tanto tempo. E il nonno di Birbal quindi era uno dei più rinomati sciamani del villaggio. Io conosco Birbal da che era un bambinetto, quindi le prime immagini fotografiche di me, Birbal e suo nonno, Birbal è assolutamente un bambinetto. E mi ricordo che Birbal spesso quando io facevo le interviste col suo nonno sciamano, parlando di religione, di spiriti e di sciamanesimo, stava spesso sulle ginocchia di suo nonno. Poi Birbal è cresciuto, ha vissuto per vari anni al villaggio, poi è sceso a Kathmandu, dove ha studiato. Adesso Birbal è un insegnante di inglese in un college qui a Kathmandu, però la cosa interessante è che non solo abbiamo continuato a mantenere in tutti questi anni un rapporto molto stretto di amicizia, io considero Birbal una specie di mio fratellino, ma Birbal ha mantenuto dei rapporti molto stretti anche col villaggio, dove lui va molto spesso, e anche con la sua cultura tradizionale. Quindi oggi abbiamo invitato Birbal perché sarà lui a introdurci un po' al mondo dello sciamanesimo, della religione del suo popolo. Il suo popolo sono i Kulung Rai, che quindi abitano in questa zona meravigliosa nell'est del Nepal, a sud del Monte Everest. Quindi grazie a lui e grazie a una conversazione che sarà molto molto easy, come suolsi dire, noi cercheremo di delineare un quadro, capire cos'è questo sciamanesimo, come se l'è vissuto lui attraverso l'esperienza di suo nonno e la sua esperienza personale, poi cosa sta diventando questo antico mondo oggi che è confrontato alla modernità, e quindi capire come muoverci meglio e come capire meglio questo complesso mondo, perché complesso sta diventando assolutamente il nostro mondo. So, Birbal, thank you very much for being here today. Io parlerò in inglese e tradurrò ovviamente via via che parla anche il nostro amico Birbal, in maniera da darvi l'opportunità di seguire in maniera molto fluida. So thank you very much for being here. I did a very short introduction about you, the relationship with your grandfather, Sancha Prasad Rai. Sappiate che suo nonno, Sancha Prasad, non era soltanto un Dani Jakri, come si dice in Nepali, quindi uno sciamano, o nella lingua Kulung Mop, ma era anche responsabile di altri riti importantissimi. Suo nonno era un Nagiri. Your grandfather was first of all a Nagiri, right? Yeah. So he took the responsibility of the cult of Nagi, which Yeah. are your ancestors. Do you remember something about his activity as Nagiri when you were at the village? First of all, thank you very much for introducing me, Martino, and thank you also to the viewers who are watching and tradition of Kulung ethnic community in Goodell. Quindi Birbal ringrazia me per essere qui, ringrazia voi ascoltatori che avete la gentilezza e il tempo di ascoltare quindi le sue parole, e Birbal ci sta dicendo sì, mio nonno in effetti era un Nagiri, quindi si occupava soprattutto del culto dei Naga, che sono degli spiriti serpente considerati gli antenati di questa tribù. Poi tenetevi forte perché appunto andremo più in dettaglio e vedrete che mondo affascinante è questo del rapporto col mondo degli spiriti e degli antenati. E poi Birbal, secondo la sua memoria, si ricorda che appunto una volta arrivò al suo villaggio un ragazzo, dice, alto e bianco, che è il sottoscritto, alto forse non lo ero, bianco lo sono sempre stato in effetti, che appunto voleva conoscere le tradizioni del nostro popolo, e la prima persona con cui Martino è entrato in contatto è stato Chaturman, quindi il fotografo contadino, l'altro mio vecchissimo amico di cui voi avete sentito sicuramente l'intervista, che grazie a lui e suo padre mi hanno portato a conoscere suo nonno.
che era quindi lo sciamano del villaggio, ed era importante, ed è stata la persona che appunto ha accettato fin dall'inizio di condividere e di rendermi partecipe quindi delle conoscenze della sua tribù. Um, when you talk about Quando parli that dell'attività activity, degli what do you know sciamani, about cosa ti the ricordi riguardo calling, the alla vocation of your chiamata, alla grandfather? Because vocazione di tuo nobody can nonno? become a Dal shaman momento che, come stiamo dicendo, according to nessuno può his will. diventare You need the sciamano secondo la spirits, sua volontà, especially Laladum, a meno che non ci pull sia you appunto la from the chiamata da forest. parte degli Can spiriti, dalla explain in parte your di, words di Laladum. the Cosa puoi vocation dirci a took questo place and riguardo tu? how, Cosa ne in the pensi? case of your grandfather, took place? Yeah, I think I have to apologize to Kulung community and my grandfather, and even or will. I think that I know that much. Allora, Birbal si scusa perché dovete sapere che Birbal è una persona molto, molto umile, molto discreta, quindi si scusa di non aver fin da piccolo preso il testimone, diciamo, delle conoscenze di suo nonno, quindi è crescendo che poi pian piano si è interessato sempre di più all'attività di suo nonno. Diceva del fatto che grazie alle mie ricerche, al mio soggiorno in quel villaggio, il nonno che era già ben conosciuto, non pensate, non date retta totalmente a quello che dice Birbal, che è molto gentile, era già molto conosciuto suo nonno, ma è diventato ancora più conosciuto perché appunto nel villaggio si sapeva che stava lavorando con un antropologo e quindi le sue stesse parole sarebbero poi diventate qualcosa di scritto in libri, in documentari, in immagini fotografiche. Ritornando al suo aspetto di sciamano, si conferma Birbal nella sua tribù non si diventa sciamani per scelta, è importante, è fondamentale ed è necessario che ci sia una chiamata da parte degli spiriti. Quando parliamo when we talk di about vocazione, call, c'è there is questo an ruolo important role importante played by giocato da Laladum. Laladum. What do you know about Cosa puoi Laladum? dirci di There are Laladum? many Com'è Laladum, there are Laladum? only Ci one sono Laladum. molte Where do they Laladum? live? Where Dove does vive e she dove live? vivono le Laladum? E qual è And il what loro is the role of ruolo Laladum nella in a chiamata, shamanic nella vocazione vocation? sciamanica? Uh, the knowledge I have about Laladum is very limited, and I'm sure you know much more than I would love to share it with you. Sure. Quindi Birbal ci sta dicendo sì, tra le entità della natura che hanno un ruolo fondamentale nella vocazione sciamanica, che quindi sono queste entità che permettono a un comune, chiamiamolo così, ragazzo, ragazzino, adolescente, pian piano di diventare uno sciamano, c'è l'Aladum, che in generale dice Birbal, l'Aladum possiamo definirla come una sorta di protettrice della natura e si rivela visibile e invisibile al tempo stesso, quindi normalmente non è visibile, ma si rende visibile a certe persone in determinati momenti, si rende visibile attraverso degli incontri diretti con queste persone e le persone che sono selezionate non sono selezionate a caso, scelte dalla Ladum, ma sono in realtà persone, dice Birbal, che devono avere come caratteristica purezza di cuore e poco attaccamento per la dimensione mondana, quindi poco attaccamento per la vita quotidiana, per i soldi, per la carriera e quant'altro. Quindi queste sono le caratteristiche. Adesso ci spiegherà in maggior dettaglio perché dice avrei una storia da raccontare, un aneddoto che è importante riguardo a Laladum. Yes, for sure. We are very interested in knowing that. Yeah, thank you so much for the permission. It was when I was something like 6 years old, and just remember the outline of her body, and that was it. And I will tell you something more. Sure. Yeah. È una storia molto molto interessante, quindi racconta Birbal, immaginate la vita del villaggio ancora è così al giorno d'oggi, ma soprattutto lo era in passato, dice Birbal era un contadino, quindi suo nonno nella stagione in cui gli animali si tengono vicini in foresta, quindi le mucche, le capre, poi la sua famiglia aveva anche uno yak, mi ricordo, ebbene erano tenuti in foresta,
c'erano quindi, erano allevati in foresta, soprattutto nel periodo estivo, poi d'inverno gli animali tornano al villaggio e vengono custoditi all'interno del villaggio. Ebbene, durante il periodo estivo, Birbal, con il nonno, ma anche con i suoi genitori e altri parenti, si trovava in questa zona dove normalmente i Kulung poi vivono lì per settimane, quindi cucinano e vivono lì tutto il tempo. Ebbene, lui dice, alcuni dei miei parenti erano andati via, io ero rimasto solo, se non sbaglio, diceva con mio zio e con la mia sorella, e poi una sera, mi ricordo, verso l'imbrunire, in una dimensione che sembra tra sogno e realtà, lui se ne stava in questa zona che normalmente in Nepali viene chiamata got. Got sono veramente i bivacchi, quindi sono i pascoli e le varie strutture legate al pascolo estivo. Si ricorda che a un certo punto è apparsa una strana creatura a una certa distanza che si muoveva con un'estrema rapidità. Dice, Birbal si muoveva come uno scoiattolo, nel senso era rapidissima, poi a un certo punto ha fatto un balzo sopra una roccia e da quel momento ha attirato l'attenzione di Birbal. Birbal la descriveva, dice, era come una creaturina, una creatura più o meno di queste dimensioni. Io poi vedevo soprattutto la silhouette, non sono riuscito a distinguere i tratti del volto, ma mi ricordo che aveva comunque una capigliatura molto folta, che molto spesso poi aumentava quasi di volume. E la cosa strana è che questa l'Aladum cercava di attirare la sua attenzione, e sapendo che Birbal era comunque un ragazzo intelligente e precoce, comincia a dire le lettere dell'alfabeto nepalese, della lingua nepali, che è il nostro ABC, Kagaga, eccetera, eccetera. Quindi in questo modo stava cercando di attirare la sua attenzione, e la cosa interessante è che Birbal dice, lei vuole prendere il posto di mio papà perché all'epoca il padre stava cominciando a insegnare l'alfabeto nepali a Birbal, dice, quindi l'Aladum secondo me vuole attirarmi e vuole prendere il posto di mio papà, vuole diventare la mia insegnante. What's happened later? Cosa è accaduto quindi dopo? It looks, I can see it. If I close my eyes, I can see it now. It gave me goosebumps, you know, of yak. And I have a vivid, you know, memory Sure. of that kind of thing. Molto interessante quindi il racconto autobiografico, quindi di prima mano e di prima esperienza di Birbal. Birbal ci sta dicendo che quindi dopo che è accaduto questo episodio, di questo primo incontro con l'Aladum, dice per fortuna che c'erano vicino a me i miei parenti, che erano svegli mentre io ero in questo stato così tra il sogno e la realtà. Dice perché mi hanno chiesto ma cosa sta succedendo? E io gli ho spiegato, guardate che ho visto l'Aladum era lì sulla roccia, e i parenti soprattutto, se ho ben capito, quindi la zia, lo zio, dicono ma no, guarda che ti sei sbagliato, sarà stata un'ombra, un cespuglio che si è mosso. E lui spiega no, guarda che si è messa a parlare con me, mi parlava dell'alfabeto nepali, mi spiegava delle cose, no, mi stava chiamando, veramente mi stava chiamando. Però appunto i suoi parenti erano abbastanza scettici, dicendo no, ma guarda, ti stai inventando tutto, se stavi addormentando, non ti preoccupare. Il problema è che tempo dopo, poco dopo, l'Aladum si manifesta di nuovo e ricomincia la stessa cosa, nel senso si manifesta sempre in questa modalità un po' furtiva, molto rapida, sempre con lo stesso sembiante, quindi questa fanciulla molto piccola di statura, e ricomincia, quindi cerca di attrarre l'attenzione di Birbal, ma attrarre l'attenzione per attrarre fisicamente Birbal. E apro una piccola parentesi, quando Birbal prima parlava di contatti tra l'Aladum e il mondo umano, questi contatti spesso hanno luogo nei sogni. I ragazzi, come nel caso di Birbal, possono avere avuto delle visioni di natura, potremmo dire delle allucinazioni, ma il contatto è un contatto talvolta reale, e non è che l'Aladum si limita a chiamare la persona che ha scelto, ma fisicamente la invita in foresta. Ci sono dei veri e propri rapimenti
di ragazzi. Ancora oggigiorno accadono in molti villaggi del Nepal. L'Aladum scende nel villaggio, si porta via le persone che sceglie, i ragazzi che sceglie, e vengono trattenuti in foresta. Quindi quello che ci sta dicendo Birbal è una testimonianza in diretta di un tentativo di rapimento sciamanico operato da l'Aladum. Birbal a queste seduzioni, a questi inviti, ha risposto in maniera negativa, nel senso non voleva andare, e a quel punto lui dice, io me lo ricordo come se fosse ieri, quindi la sua immagine e la sua memoria è molto vivida. Birbal ci dice che a quel punto si è reso conto che l'Aladum si è stizzita, quindi ha cambiato assolutamente di attitudine, era molto arrabbiata, e non dimenticate, lo ha detto tra le righe Birbal mentre ci stava raccontando, l'Aladum, le Laladum, perché è una categoria di creature della foresta, nel caso suo quindi ha avuto un contatto con una singola Laladum. L'Aladum, che è una entità che inizia e dà delle conoscenze segrete agli sciamani, però possono essere le Laladum anche molto pericolose. Quindi quando accadono questi ratti, questi kidnapping in foresta, può accadere alle volte che le Laladum mangino i bambini, li facciano a pezzi. Quindi ogni volta che un bambino scompare al villaggio si organizzano delle vere e proprie battute di caccia al bambino per ricercarlo. Alle volte il bambino viene ritrovato e completamente, diciamo, in uno stato di confusione mentale, di shock, viene riportato al villaggio, e quello è il segno che ha avuto un contatto con la Ladum e ha ricevuto degli insegnamenti, ma ahimè le cose non vanno così sempre bene, nel senso che alcune Laladum poi invece i ragazzi li possono anche uccidere, come non è stato per fortuna il caso di Birbal. Birbal continuava, quando ho visto che la Ladum si è stizzita, a quel punto l'ho vista balzare e ci diceva il nostro amico, immaginate in Nepal, quando finisce la foresta e ci avviciniamo al villaggio, ci sono i campi coltivati, che non sono come da noi, dal momento che sono colline, quindi sono dei campi terrazzati a gradoni. E ci diceva Birbal, a quel punto ho visto che l'Aladun praticamente con un solo salto ha saltato e balzata oltre 3 campi, quindi un enorme dislivello. Per chi conosce un po' i campi terrazzati in Nepal sa bene che vuol dire un salto almeno di 15 metri, qualcosa del genere. E cosa fa l'Aladum? Si avvicina a quel punto allo yak che apparteneva alla sua famiglia, e pur essendo, dice, io non so come ha fatto, pur essendo piccola così, ha visto che l'Aladum afferrava le 2 corna dello yak, e lo yak era assicurato con una catena perché non scappasse a un palo, e aveva il suo campanaccio per, appunto, come tutti gli animali hanno queste campane e eventualmente poi si perdano per essere ritrovati, e si ricorda Birbal che l'Aladum prende per le corna letteralmente lo yak e comincia a torcere la testa e il collo dello yak come a volerlo uccidere. E lui ancora oggi si dice, io non capisco com'è che una creatura così piccola e anche, in teoria, anche così poco forte, potesse invece cercare di uccidere uno yak. E non so se voi avete visto uno yak, almeno in fotografia o nei filmati, a me è capitato di vederli davvero, sono degli animali maestosi, sono enormi, sono veramente dei blocchi di carne e di pelo che si spostano su 4 zampe. Quindi una piccola Ladum che riesca a far questo ci dice in poche parole che tipo di potere hanno queste creature della foresta. Very interesting, really. Thank you. And what happened later? Is there anything And then, else? Yeah, there was a long struggle between the yak and Laladum. Laladum was trying her best to kill yak. What I had seen was for real. So yeah, that was the story. The story. Yeah. Quindi Birbal ci dice che dopo questo episodio, al mattino dopo si sveglia e dice, con tutto quello che ho visto adesso potrò dire ai miei parenti che ieri mi rimproveravano dicendo che mi stavo inventando tutto, potrò mostrare che l'Aladum ha fatto del male, se non anche ucciso lo yak con tutto quello che
ha provato a fargli torcendogli il collo con le corna e quant'altro. Quindi si sveglia di buon'ora e anche lui scende i gradoni dei vari campi, ma trova lo yak normalmente tranquillo, quindi che stava sulle sue quattro zampe, che stava ruminando appunto l'erba che aveva da poco mangiato, e quindi questo crea una grande contraddizione in Birbal, perché non capisce, non si rende conto come sia possibile che quello che aveva visto la notte prima, la sera prima, che non era in nessun modo un'allucinazione, nel senso che non dormiva, assolutamente tutto quello che aveva visto l'aveva visto a occhi ben spalancati, poi il giorno dopo sembrava invece che tutto fosse ritornato alla normalità, ma anche questo fa parte di questo mondo parallelo che, quando si interseca con il nostro, fa dei cambiamenti, opera dei cambiamenti molto profondi, ma alcune cose sembrano rimanere assolutamente le stesse. Davvero molto interessante questa testimonianza diretta di Birbal di quando era piccolo. Quello che mi interessa è che da questo suo racconto, questa sua testimonianza, viene fuori come esista un rapporto molto diretto tra il mondo di coloro che sono destinati a diventare sciamani perché hanno ricevuto una chiamata, e questo mondo della foresta, delle creature della foresta e degli spiriti della foresta, che agiscono, che sono loro che si muovono per primi a scegliere le persone che poi diventeranno i loro interlocutori, a cui daranno, trasmetteranno dei poteri, delle conoscenze, e che questo legame diventa quindi un legame diretto, un legame che dura tutta la vita. There is something very interesting in what you are saying, because the link between, let's say, a new shaman and Laladum is a very direct link, and in some respect is a sort of obligation, because the link is a link lasting the whole life. What's happened if someone refuse? Quindi sto domandando a Birbal cosa accade, Birbal, quando noi parliamo di questo legame diretto con il mondo degli spiriti, in particolare con l'Aladum. È un legame diretto, ma è un legame che crea degli obblighi. È un legame che, una volta che si è creato, non può più essere sciolto e dura per tutta la vita. Quindi domandavo a Birbal cosa accade, Birbal, qual è la tua esperienza, le tue conoscenze, cosa hai sentito a questo riguardo, quando, non come nel caso tuo, che è stato un rapporto, un contatto molto occasionale che poi non si è reiterato, ma cosa accade nei casi in cui un giovane è chiamato da uno spirito della foresta, da una Laladum, e l'Aladum insiste e lui dice no, 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 non voglio diventare sciamano. Cosa accade quando viene interrotto questo legame, o cosa accade quando questo legame viene assolutamente rifiutato? Yeah, I'd like to come to the question that you asked me. What happens if a person rejects the call to happen in the life of people who do not obey the call of Laladum? Quindi Birbal ci dice che quando si tocca questo tema, che è un tema molto delicato, ogni purka, ovvero ogni anziano del villaggio, e purka vuol dire non solo anziano, diciamo, di età, ma significa anziano colui che ha anche delle conoscenze del sapere tradizionale. Quindi ogni purka, ogni anziano potrà avere una visione e un'opinione differente. Quello che si dice in generale è che qualora un ragazzo, una ragazza, un adolescente che vengono chiamati rifiutino la chiamata, questo genera spesso degli eventi di sventura, sfortuna, miserie, come dice lui. Io nel mio caso personale, avendo lavorato con una sciamana che si chiamava Tirtha Kumari, che è morta qualche anno fa, era una potentissima sciamana dello stesso villaggio da cui viene Birbal. Mi ricordo che lei mi diceva che aveva avuto la vocazione quando era molto giovane, ma era già madre, quindi ha cercato in tutti i modi di rimandare indietro la chiamata, però
le Laladum si sono vendicate uccidendogli, quindi facendogli perire in età prematura, se non sbaglio, 2 figli. Poi alla fine Tirtha accettò la chiamata, quindi divenne sciamana, da quel momento in poi diede alla luce dei figli che poi adesso sono diventati grandi, uno di questi è diventato un maestro al villaggio, quindi il fatto di accettare aveva interrotto questa catena, chiamiamola così, di vendette operate dalle Laladum. Quindi come capite c'è una obbligazione forte e se si rifiuta lo si paga caro. Questo almeno nello sciamanesimo himalayano, lo sciamanesimo che io conosco come antropologo e che Birbal conosce per via diretta, visto che il suo mondo ed è il mondo in cui era totalmente immerso suo nonno.